Così è passato l'inverno e in febbraio, noi siamo, alla fine di febbraio siamo scesi e siamo andati a riposo a Busson. Busson è un paese vicino a Cesana, a 5 km da Cesana. Più dopo c'è Passa Argentera, c'è Pregelato, Sestier, Cesana. Cesana è qui. Dove anche lì c'erano delle caserme, va bene, ben attrezzate, ben sistemate, molto bene, va bene. E no, siamo state bene, le nostre camerate belle pulite, tutto quanto, e siamo stati proprio bene. Abbiamo passato tutto il mese di marzo, però per fare bene, viene fuori il giorno di San Giuseppe del 45. Arriva il maggiore Porta, cioè il comandante del plotone, il vicecomandante del plotone nostro, dice ragazzi, dice assetto di guerra, mettetevi in assetto di guerra con l'elmetto, tutto quanto, ma cosa c'è? Dice non discutete, mettetevi, vabbè. Noi ci siamo messi nel metodo di guerra, a un certo momento, verso le 11, arriva un camion con dei tedeschi. E un gruppo di alpini, erano una dozzina di alpini, che avevano disertato, volevano andare in Francia, i tedeschi li avevano individuati, avevano fatto resistenza, c'era stata una scaramuccia, poi dopodiché si erano resi e adesso dovevano essere giudicati dal tribunale di guerra. Quindi avevano già preparato il plotone di esecuzione, che eravamo noi, capito? Tanto per cambiare. Infatti poi c'è stato questo processo, anche lì, è stato un po' a porte chiuse, perché sì, si poteva marciare, insomma, soltanto vedere perché noi sentivamo soltanto qualche cosa, insomma, praticamente sono riusciti a dimostrare che 8-9 di questi sono riusciti a dimostrare che erano stati obbligati a disertare e che quindi la colpa era di altri 3 che avevano segnalato. Praticamente insomma, questi 3 condannati a morte, con fucilazione nella schiena. Questo avveniva alle 2 del pomeriggio, quindi questi riportati in cosa, permesse le ultime volontà, confessioni, lettere ai parenti, eccetera. E intanto noi siamo andati in questa radura che c'era, anche lì 3 albi, soliti 3 albi, e dopo verso le 5 del pomeriggio arriva il corteo, cappellano in testa, questi 3 ragazzi, bei ragazzoni, grandi, robusti, bei ragazzi, so, che arrivano lì. Questi qui erano vestiti da però si sono tolti il giubbotto e sono rimasti a schiena nuda. Erano condannati a morte con fucilazione nella schiena. Li legano, come da rituale o altro, silenzio assoluto. Non hanno detto una parola, soltanto uno ha mormorato, però non è giusto, basta, però silenzio assoluto. Quindi poi il tenente Mazzolini, che comandava il plotone, ha detto ragazzi, io non do ordine a alta voce, vi faccio dei segnali e poi quando è il momento sparate, non a alta voce. Ecco lì il dramma. Il dramma. Sparo alto, sparano tutti alto, non muoiono, però devono morire lo stesso, cioè non è che li salvo, oppure qualcuno spara e altri no, non muoiono, li fanno soffrire o altro, come altro al colpo di cazzo. Praticamente vengono fuori tutti questi pensieri, no? E poi dice, forse è meglio sparare giusto che se non altro non soffrono. E difatti sono morti sul colpo, insomma, ecco, per dire.
Poi c'erano lì le bare già lì vicino preparate e l'hanno sepolto la sera stessa nel cimitero di Busson. Ecco, qui praticamente finisce la mia storia militare. Perché? Perché per il giorno di Pasqua hanno dato delle licenze e io ho avuto una licenza di 5 giorni più 3 di viaggio, proprio per venire in Pasqua. Eravamo in 5 e c'era un tenente, il tenente Camber, che era il nostro accompagnatore e che era responsabile anche del nostro ritorno alla base. Arriviamo a Milano, io mi ricordo sono arrivato a Milano alle 3 di notte. E mi ricordo che ho fatto tutta la strada via MacMahon, quello che era allora il ponte della Ghisolfa, che io abitavo in via Imbriani. A un certo momento mi sono attaccato al campanello della portineria e non sentivo. Alla fine arriva la portinaia tutta sonata, mi ricordo la signora Giacinta, era alta 1,20 m e larga 3 metri. Quando mi ha visto si è messa a urlare e ha svegliato tutto il palazzo. Oh, ecco, sono arrivata a casa, si può immaginare, mia madre, mia sorella, mio fratello, anche lì solito cerimoniale, divisa a bagno, quanto, e ho fatto la prima dormita sul letto fino alle 6, 5, 6 del pomeriggio. Dopodiché finalmente sono uscito fuori per rivedere un po' di amici lì ed è stata poi il giorno di Pasqua, mia madre naturalmente ha fatto cose particolari, ha passato un giorno di Pasqua felicissimo. Però il tempo passava, bisognava ritornare. Nel frattempo gli americani avevano sondato, erano arrivati praticamente a Lodi. E io dovevo ritornare e volevo ritornare.